Ciao a tutti amici di Guidreb e benvenuti in questo nuovo video. Sono al cospetto della Maserati Gran Turismo S e oggi ho deciso di portarvi letteralmente con me dietro il volante di questa bestia del tridente. Prima però di andare a vedere come va su strada in questo nuovo POV, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche perché questo è solo il primo dei tanti video che arriveranno in futuro in collaborazione con Rent Go Puglia. Ora che saliamo a bordo vi racconto un po' e seguiteci anche sui nostri account social Facebook e Instagram. Ora non mi rimane altro da fare che prendere la chiave di questa Gran Turismo S, salire a bordo e godermela insieme a voi. Ok, prima di analizzare un po' quest'auto, perché stiamo parlando di un'auto che è stata sul mercato fino al 2019, fino a pochissimo tempo fa, dal 2007, diamo un attimo di contesto perché vi ho nominato Rent Go Puglia, che è questa nuova realtà, una nuova società di noleggio a breve e a lungo termine che, certo, mette a disposizione della sua clientela auto utilitarie, magari da tutti i giorni, con noleggi veramente a basso costo, quindi molto convenienti, ma punta, e questa Gran Turismo S ne è la prova evidente, a una clientela premium, quindi con auto che mirano a diversi tipi di lifestyle. Troppe parole in inglese, me ne rendo conto, ma parliamo di auto che spaziano dalle sportive, quindi questa Gran Turismo S, auto ancora più sportive e auto anche da una vita, se vogliamo, un po' più avventurosa. Ma non vi dico altro perché, come vi ho detto, iscrivendovi al canale rimarrete aggiornati su tutti i contenuti che faremo in collaborazione. Ora però, perché sono al volante di un'auto che, se vogliamo, non mi piacerebbe troppo utilizzare la parola datata, però ecco, è un'auto, questa qui, del 2011. Nel frattempo il resto del mercato si è rinnovato, soprattutto le concorrenti tedesche, ma anche la sua gemella, perché ricordiamo, questa è un'auto che è nata in collaborazione con Ferrari dal punto di vista del suo motore V8, nello specifico questa qui ha un 4007 V8 da 440 cavalli, una potenza enorme, semplicemente enorme. E questo motore è stato aggiornato nel tempo con le varie versioni top di gamma, la MC stradale da più di 460 cavalli e anche la versione Sport, che è stata presentata al Salone di Ginevra più di recente, nel 2012. Quando si parla di sportive italiane, purtroppo gli appassionati non hanno molta pietà delle vetture, si focalizzano molto su dettagli sui quali magari le case costruttrici sono rimaste un po' indietro. È chiaro che un'auto del genere, che è sì molto iconica, ma ha fatto il suo corso, è stata sul mercato per oltre 12 anni, aveva bisogno di determinati aggiornamenti. Maserati ha smesso di produrla nel 2019, tornerà con la sua erede, se vogliamo chiamarla Maserati Alfieri, nel 2020. Restate connessi sul nostro canale perché sicuramente arriverà un video su quel modello lì. Ma ecco, volevo un po' capire insieme a voi, in questo test di guida un po' più coinvolgente POV, se è un'auto che risulta ancora attuale, nonostante sia uscita dal mercato da quasi un anno, da qualche mese più che altro, e che comunque è stata sul mercato automobilistico italiano per così tanto tempo. Diciamo che dal punto di vista magari delle dotazioni, della qualità costruttiva, non parliamo di, che so, una Porsche o una Mercedes, però devo dirlo ragazzi, non mi importa più di tanto. Canta questo V8, ragazzi, è semplicemente spettacolare. Non so se avete notato, ho rimesso in automatico dopo aver usato le palette al volante di questo cambio automatico 6 marce, perché bisogna fare anche un'altra, se vogliamo, indagine, perché poco fa vi ho detto che questa era considerata una supercar a tutti gli effetti. Però va detto una cosa: il nome che hanno dato a quest'auto è perfetto, Gran Turismo. Per quanto sia definibile una supercar, quest'auto è comoda anche per andare rilassati, in automatico, sotto i 50 km/h, magari ascoltando la radio. È un'auto comodissima e vi posso assolutamente dare la mia testimonianza a riguardo. Si vede che quest'auto è italiana, sento proprio il cuore, veramente. È
è un'emozione quasi indescrivibile. Auguro a tutti quanti, che sia con un noleggio, che sia con i vostri amici, di provare un'auto del genere prima o poi, perché è un'esperienza semplicemente memorabile. Quindi se volessimo un attimo dare una risposta alla domanda principale di questo video, è un'auto ancora attuale dopo quasi 13 anni di onorata carriera? Secondo me sì, perché ok, il volante potrà avere anche un design non esattamente nuovissimo, non avrà quegli schermini virtuali delle tedesche che lanciano tanto fumo negli occhi, né una tecnologia di bordo troppo sofisticata, ma stiamo parlando di una Maserati, di un'auto che canta in questa maniera, quindi tutto il resto è aria fritta. La mia risposta, ragazzi, è sì, quest'auto è assolutamente attuale. Attuale magari non nella tecnologia, ma attuale nelle emozioni che può donare, ed è un'esperienza stupenda, la sto letteralmente amando. Sentite anche in partenza dal semaforo come canta ai bassi regimi questo 4007. Ha un'anima, ha veramente un'anima. Maserati, Ferrari, tutto quello che c'è dietro, ma ha una sua anima quest'auto, è uno spettacolo. Ultimi metri prima di salutarci con questa Gran Turismo S, non voglio finire questo video a macchina spenta, voglio lasciarvi con un'ultima piccola accelerata, facciamoci un po' distanziare dalle auto nel traffico. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e di seguirci anche su Facebook e Instagram.